Buongiorno, ben ritornati sul mio canale. Sono Uncinetti allo sbaraglio e questa è la mia borsa con fiore africano. Nell'inquadratura proverò magari a farvela vedere più di tanto la parte superiore, poi la vedrete comunque nella miniatura. Questo è il mio lavoro. Oggi vi spiego come l'ho fatta. Innanzitutto sono andata a costruirmi 4 mattonelle, piastrelle col fiore africano per la parte, per le due facciate principali, poi 2 per il fondo. Le 2 per il fondo qui sono state allungate di qualche riga nera da un lato e dall'altro perché questo spazio è di 19 centimetri, la piastrella viene circa una quindicina di centimetri, quindi ho dovuto lavorare ancora un po'. Così come ho fatto per i laterali, ho fatto la stessa cosa, spero si riescano a vedere i laterali. Adesso la maltratto un po' per farvela vedere. Anche per quanto riguarda i laterali, dopo aver realizzato la mia mattonella, i 2 rettangoli sono stati allungati nella parte, diciamo, in linea orizzontale di qualche centimetro, un paio di giri a mezza maglia alta per arrivare appunto al bordo. Ho deciso poi di unire le mie piastrelle con delle maglie basse prese sul davanti delle piastrelle stesse per dare un po' il senso della cucitura della borsa in rilievo. Sembrano un pochino schiacciate perché io prima di applicarle, poi di metterle tutte insieme, le ho stirato i 2 pannelli principali, i laterali e il fondo, e poi li ho messi insieme. Ho deciso poi di bordare la mia borsa con un filato di eco pelliccia. Per quanto riguarda il montaggio, io innanzitutto ho cercato di stendere diciamo, la facciata, le parti sulla mia borsa, aiutandomi anche con qualche punto di colla a caldo. La parte superiore qui è stata cucita invece con del filato trasparente tipo da pesca, un filato di nylon. Dopo aver poi cucito il tutto, sono passata appunto al bordo. Il bordo in ecopellicce ed è costituito da 2 giri di maglie basse di questo filato pelliccioso. Oggi vedremo insieme come costruire una mattonella con fiore africano e come appunto cucirle insieme così come ho fatto io. Intanto sposto il mio lavoro, vi faccio vedere. Io ho utilizzato 2 tonalità più chiare per poterle vedere meglio. Vedete, questo, il materiale che ho utilizzato per questa borsa è dell'acrilico, quindi è una bella piastrella molto molto grande, quindi è di circa una quindicina di centimetri. Infatti le facciate le ho contornate solo con un giro di mezza maglia alta. Allora partiamo. La prima cosa da fare è innanzitutto decidere il colore dei petali. È un fiore, io in questo caso ho utilizzato il rosa per i miei petali, il verde per il centro e la parte laterale. Iniziamo la nostra lavorazione. È molto semplice, basta prendere un po' la mano e così si fa bello che in fretta. Sono partita con la realizzazione di 4 catenelle, 2, 3, 4. Ho chiuso con una maglia bassissima, sono salita con 3 catenelle, 1, 2, 3, poi all'interno ho messo un'altra maglia alta, catenella, 2 maglie alte. Il nostro primo giro sarà composto proprio da da questo motivo: 2 maglie alte, una catenella per ben 8 volte, perché il mio fiore africano avrà 8 petali. Sono al terzo, quindi ve lo faccio vedere, poi ci vediamo alla fine.
2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, così per 8 volte. Ci vediamo alla fine del primo giro. Allora, una volta terminati i miei gruppetti di 2 maglie alte, li contiamo insieme: 1 2 3 4 5 6 7 8, faccio una catenella, vado nella prima catenella qui del giro precedente e chiudo con una maglia bassissima, taglio il filo e fermo il tutto con una catenella perché c'è il cambio di colore. Io ho deciso di fare la lavorazione del fiore africano solo con due tonalità di colore, però si possono utilizzare anche altri l'insieme di altri colori. Si può alternare diciamo per ogni giro un colore diverso a seconda del tipo di effetto cromatico che decidiamo di dare al nostro lavoro. Entro nel primo spazio, così inizio a chiudere anche il filo con un cappietto e vado a montare 3 catenelle, 2 3, aggiungo una maglia alta, scusate. Intanto cerchiamo di inglobare nella lavorazione i miei fili sottostanti. Faccio una catenella e ancora vado a montare altre 2 maglie alte. Adesso iniziamo proprio la lavorazione dei petali, quindi salto le 2 maglie alte nella catenella del giro precedente, vado a costruire il petalo costituito da 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, e questo lavoro dovrà essere appunto così per tutto il giro. Non so, tutto il giro, per un totale di 8 petali. Dobbiamo ottenere 8 petali in questo modo, ok? E andiamo avanti. Ci vediamo così alla fine del giro. Io sto concludendo il terzo petalo e quindi eccoci qua. Eccoli che carini, anche così con l'acrilico, cioè io vedo che comunque utilizzando un buon filato anche in acrilico vengono dei lavori spettacolari. Ci vediamo tra qualche minuto. Eccoci qua, una volta appunto finito il primo giro dei petali mi trovo in questa situazione. Con una maglia bassissima mi chiudo sulla prima delle 3 catenelle del giro precedente, vado avanti con un'altra maglia bassissima e mi pongo qui al centro del petalo. In questo spazio dovrò montare 7 maglie alte, la prima sostituita da 3 catenelle e seguita da 6 maglie alte nel primo caso, 3 4 per un totale di 7, 5 6 e 7. Mi sposto nell'altro petalo e faccio le mie 7 maglie alte. Questa è la successione di questo giro dei petali: 7 maglie alte, ok? Diciamo che stiamo formando la corolla del fiore africano. 4 5 6 e 7 e continueremo così per tutto il giro, ok? Avremo un totale di 8 petali, va bene? Io continuo con il mio lavoro, voi potete tranquillamente continuare da soli. Giunti alla fine anche di questo giro, chiudo la corolla nella terza catenella, così chiusa, taglio del filo e chiudo con una maglia bassissima. Il fiore in pratica è completa. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo contornarlo di nuovo con il verde e cercare appunto di smussare le rotondità per ottenere una forma quadrata. Prendo di nuovo il verde,
parto, mi conviene partire invece che dall'eseguire una maglia alta che vada a prendermi poi i due giri, dalla prima maglia bassa e contorno tutti i miei petali con delle maglie basse, 7 maglie basse e poi una maglia alta, in questo modo. La prima logicamente per fissare il filo faccio una catenella ingaggiandomi e faccio una maglia bassa, così faccio altre 6 maglie basse per appunto bordare il petalo. 3, 4, 5, 6 e 7. Adesso filo sull'uncinetto, mi aggancio in tutti e due i giri sottostanti per chiudere appunto il petalo, proprio per dargli per definirlo meglio. Come qui si vede benissimo che con la maglia alta allungata io cosa faccio? Allungando la maglia fin sotto definisco meglio i miei petali. Poi bordo ancora l'altro petalo, uno con sempre con le mie 7 maglie basse, 3, 4, 5, 6 e 7 e di nuovo faccio la maglia allungata. Questo qua sarà il motivo conduttore di tutto questo giro, cioè le mie 7 maglie basse sul petalo, la maglia alta allungata per definire appunto il petalo stesso. Ci vediamo alla conclusione. Allora, arrivati a questo punto, mi sono fatta la mia maglia alta per concludere, vado a inserirmi all'inizio del giro stesso e chiudo con una maglia bassissima. Adesso cosa faccio? Rientro nel cappietto qui dove c'è la maglia alta, cioè in pratica tra la prima maglia bassa e la maglia alta, rientro con il mio uncinetto, prendo il cappietto perché inizio proprio da questo punto a lavorare diciamo il primo giro per squadrare il fiore. Cosa succede? Che mi alzo con 2 catenelle perché diciamo nella parte centrale del nostro fiore, del nostro lato, in pratica sto iniziando a lavorare il lato, la parte centrale dei lati. Faccio 2 catenelle che sostituiscono una maglia alta, poi salto questa maglia bassa, vado nella successiva e lavoro 4 maglie basse di seguito, 3 e 4, aggiungo una catenella, doppio filo sull'uncinetto, vado a cercare di creare un angolo composto da 3 maglie altissime chiuse insieme, 2 e 3, 3 catenelle, opla, caduto il gomitolo, poco importa, 3 catenelle, di nuovo 1 2 sull'uncinetto, rientro, 3 maglie altissime, 1 2 3, ok? Questo è il mio primo angolo, chiudo con una catenella, poi siccome qui comunque è bello ingombrante, non posso lasciarlo bello alzato così, ma devo cercare di inglobarlo nella lavorazione del giro precedente, salto 2 maglie di base, vado nella terza e vado a montare 4 maglie basse, 2 3 4. Sulla maglia alta del giro precedente vado a montare una maglia scusate, una mezza maglia alta, saltando, dopo aver fatto 4 maglie basse ne salto una e vado su questa, sulla maglia alta, ancora salto questa, vado sulla successiva, saltiamo quindi una maglia bassa dalla successiva, ne faccio 4 di maglie basse, 2 3 e 4, poi
catenella, ne ho qui sotto 2 maglie basse, 1 e 2, 2 maglie alte, vado qui nella maglia alta e vado a farmi l'altro angolo, costituito sempre da 3 maglie altissime, 2, 3, chiuse insieme, 3 catenelle, 2, 3, di nuovo 3 maglie altissime. Questa è la successione di questo giro, 2 e 3. Siamo quasi alla conclusione poi del lavoro. Allora, maglia scusate, catenella, guardo sotto, salto 2, vado qui e ne faccio 4 in successione, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto, mezza maglia alta sulla maglia alta del giro precedente. Quindi questo è il nostro lavoro da fare per, vedete che si sta squadrando la mia mattonella. Ci vediamo alla conclusione del giro, questo è il penultimo giro, poi vediamo come ultimare e quello che poi ho fatto io per metterle insieme. A tra poco. Alla fine del giro vado a riagganciarmi sulle 2 catenelle del giro precedente in questo modo, ok, così. Allora, come vedete la mia mattonella si sta squadrando, mi manca un giro di maglie basse per poterla squadrare un po' meglio, quindi qui cerco di rialzarmi sempre diciamo nei punti centrali delle piastrelle, mattonelle, piastrelle, vado sempre a fare una mezza maglia alta perché questo mi aiuta un attimo a appunto a non creare avvallamenti a metà giro, quindi 2. Invece su tutto il resto lavoro di maglia bassa, ho le mie 4 del giro precedente, ne faccio 4, poi 3 e 4, poi ne faccio una sulla catenella del giro precedente, una nel gruppetto delle 3 maglie alte altissime, 2 nell'angolo, aggiungo, posso aggiungere tra 2 o 3 catenelle, io ne aggiungo 2 perché mi sono sufficienti, faccio altre 2, quindi il nostro angolo nell'ultimo giro è composto da 2 maglie basse, una catenella e 2 maglie basse. Siamo sul gruppetto delle 3 maglie altissime, vado a farmi maglia bassa, qui maglia bassa, 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4, qui mezza maglia alta, prosegue con le altre 4 e continuo così per tutto il giro, 2, 3, e 4, qui ancora una, qui ancora un'altra, qui ancora 2, poi ne ho fatte 2 catenelle, poi ancora qui altre 2, una e 2, una qui, un'altra qui, e vado così a terminare la mia lavorazione. Ci vediamo tra poco. Ok, siamo arrivati alla conclusione della mattonella. L'unica cosa che ci resta da fare è concludere con una maglia bassissima e chiudere il lavoro in questo modo. Allora, chiudo in questo modo. Allora, adesso vi faccio vedere come io le ho messe insieme. Cosa ho fatto? Ho messo rovescio contro rovescio, ok? Quindi ho da una parte e dall'altra i due lati belli, i due dritti delle piastrelle. Ho preso il colore dei petali, e sono andata ad agganciarmi nel forellino degli angoli. Sono andata a lavorare con delle maglie basse, scusate, lungo tutto il lato, prendendo appunto i punti pieni,
cioè senza fare, cioè prendendo primo di qua, secondo di là, primo di qua, tutto pieno così, in questo modo. E in questo modo si crea questa forma di cordoncino poi che caratterizza questa borsa. Adesso vado avanti ancora per un po' in questo modo lungo tutto il lato, ok? Vi faccio vedere una volta aperto come viene il lavoro. Vedete che carino, a me piace molto come effetto questo cordoncino che si va a creare. Quindi cosa ho detto? Non continuo perché magari mi viene l'idea di utilizzare in diverso modo queste due piastrelle. Una volta fatto il mio cordoncino ottengo questa parte. Vi faccio vedere adesso sulla borsa cosa ho fatto. Nel caso diciamo, devo un pochino alzare l'inquadratura. Questa che, anche se è difficile farvela vedere completamente, le due facce sono state, vedete, l'unione delle piastrelle si ferma qui, perché poi io ho ripassato i lati con un giro di maglia, di mezza maglia alta da una parte, e anche qui per quanto riguarda i rettangoli come ho detto nel mio caso erano troppo piccoli per i laterali della base, quindi sono andata a lavorarmi 2 giri di mezze maglie alte da questo lato e 2 giri dall'altro lato, e dopo li ho uniti sempre nello stesso modo, cioè facendo questo tipo di cordoncino. Spero che l'idea vi sia piaciuta, se così mi raccomando iscrivetevi al mio canale, spero di essere stata chiara nei passaggi salienti e ci vediamo al prossimo tutorial. Buona creatività!